Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come vedete dal titolo, oggi parliamo di un argomento abbastanza controverso, ovvero il picramato di sodio. Il picramato di sodio è entrato a far parte della top 10 degli argomenti più discussi probabilmente degli ultimi anni. Infatti è al centro di moltissime discussioni e queste discussioni hanno anche dei pareri abbastanza diversi, abbastanza contrastanti. Infatti ci sono persone che sostengono che il picramato sia una sostanza pericolosa, ci sono persone che sostengono invece che sia una sostanza innocua e ci sono altre persone che invece sostengono che sia addirittura una sostanza cancerogena. Allora, innanzitutto, per rendervi il quadro più completo possibile, mi sono informata moltissimo prima di fare questo video, mi avvarrò di normative della Comunità Europea, di legislazioni che affronteremo insieme in questo video e vi comunico subito che giù nell'info box, se aprite la tendina, trovate tutti i link agli argomenti che affrontiamo insieme in questo video. In questo modo, se siete curiosi, potete andare da voi a visionare le varie normative, le varie legislazioni, disposizioni che affrontiamo insieme in questo video, così anche voi potete informarvi magari in modo un po' più specifico e più approfondito. Allora, partiamo proprio dalle basi. Che cos'è questo picramato di sodio? Il picramato di sodio è un colorante sintetico di colore rosso, è un addizionante quindi che viene aggiunto alla polvere DNA per rafforzare, per ottenere dei colori, dei riflessi particolarmente intensi, particolarmente forti, che con il puro NE è un po' più difficile ottenere da subito. Viene aggiunto all'NE sia per ottenere queste colorazioni un po' più intense, sia anche per azzerare totalmente i tempi di ossidazione, che invece sono preferibili quando appunto si parla di NE, e serve anche per diminuire drasticamente i tempi di posa. Infatti un NE con picramato tingerà molto più velocemente rispetto ad un NE puro e quindi dalle 2, 3, 6 ore, 8 ore di posa possiamo anche concederci un 30-40 minuti, un'oretta di posa, perché dopo 30-40 minuti l'NE con picramato ci farà comunque ottenere delle colorazioni abbastanza intense e solitamente questo picramato è inserito all'interno di NE che di per sé sono qualitativamente scadenti, anche se ci sono degli NE di buona qualità ai quali viene aggiunto il picramato perché magari sono degli NE che vengono utilizzati nei saloni di parrucchieri e quindi per evitare proprio che le clienti mettano radici in salone, sostanzialmente si mettono questi addizionanti per velocizzare un po' le tempistiche. Quindi è un addizionante che serve per intensificare il colore, annullare i tempi di ossidazione e abbreviare i tempi di posa. Infatti il colore ottenuto è un colore molto intenso, molto bello, è un colore visibile, anzi ben visibile anche su chiome particolarmente scure, come ad esempio è la mia, ed è un colore però che non è veritiero, perché è un colore che dipende quasi totalmente dal picramato, che secondo me non ha senso. Cioè, se io scelgo di fare l'NE, scelgo anche di diciamo vivermi il rito dell'NE, vivermi questo momento di cura del capello, di momento dell'ossidazione, il momento della posa, il momento della miscela, l'attesa anche di ottenere il colore che desidero, che penso di poter ottenere. Secondo me fare l'NE è più un culto piuttosto che farsi una tintura. Il fatto di ottenere comunque una colorazione bella, rapida, ecco, secondo me snatura un po' quello che è il culto dell'NE. Poi è ovvio, non siamo tutte uguali, ci sono delle persone che non hanno il culto dell'NE, che magari utilizzano appunto l'NE per indirizzarsi verso una tintura più naturale possibile, per discostarsi comunque dalle tinture sintetiche, e ci può anche stare, solo che non lo so, se devo fare l'NE devo farlo giusto, senza avere altre sostanze che vanno a snaturare proprio la pratica in sé dell'NE. E poi invece ci sono capellone come me che invece ritengono che sia proprio un momento che va vissuto
nella sua totale naturalità, però ovviamente è una scelta assolutamente personale. Il picramato è una sostanza che però non si lega in modo diciamo più duraturo sul capello, perché il picramato ha delle tempistiche di attecchimento, non è una sostanza che rimane tanto a lungo, infatti ha una presa molto rapida, cioè ha una presenza rapida sul capello, però comunque tende a scivolare abbastanza presto. Infatti è una cosa che ho visto utilizzando l'Ennè Emani Burgundi, attorno al quale gira ancora un po' di mistero, perché a mio avviso contiene picramato, ma l'azienda dice che invece è privo di qualsiasi sostanza sintetica. Boh, sarò pazza io. Ed è una cosa che mi è successa, infatti il colore ha preso subito, il colore che avevo era un colore molto bello, molto ciliegia, era un prugna che io cercavo di ottenere da tantissimo tempo e se n'è andato via con la stessa rapidità con il quale si è aggrappato al capello, cioè nel giro di 2-3 shampoo io non lo avevo più quel colore lì. Quindi questo è una prova ulteriore del fatto che a mio avviso ci sia il picramato all'interno, perché il picramato scivola molto presto rispetto invece all'Ennè che si aggrappa un po' più saldamente, cioè dura anche mesi l'Ennè, è una colorazione quasi permanente, se non per dire permanente, perché è veramente difficile liberarsi dell'Ennè a meno che poi non si mettano in atto tutta una serie di metodiche che sono volte a rimuoverlo, però anche lì dipende da tante cose, dipende dalla base che si ha, dipende dalle stratificazioni, ecco, dipende da molti fattori, però tendenzialmente l'Ennè è una colorazione permanente, invece il picramato scivola e questo si vede anche nel risciacquo. Infatti il risciacquo all'Ennè con picramato è un risciacquo molto strano perché è un risciacquo arancione fluorescente, cioè voi quando andate a sciacquarvi, anche negli shampoo successivi, vedete proprio quest'acqua che si va a creare dal lavaggio che è proprio arancione, è un arancione molto innaturale, cioè voi se siete veterane dell'Ennè lo capite a vista d'occhio, è un'acqua molto satura, molto fluorescente, esatto, molto evidenziatore ed è un tipo di acqua che poi va a macchiare praticamente tutto quello che voi avete intorno. Questa cosa poi si verifica quando avete i capelli bagnati, ad esempio se siete al mare, se vi fate la doccia, voi continuerete a sgocciolare arancione per tutto il pavimento. Ed è un arancione che macchia, quindi è proprio anche fastidioso. L'Ennè con picramato, come dicevo all'inizio, tinge all'istante, quindi se voi volete ottenere un colore bello, pieno, subito, e non vi interessa del fatto che ci sia picramato o meno, ecco, il picramato vi dà questo, vi tinge nel giro di qualche minuto, tant'è che io una volta mi ero anche sporcata un dito mentre stavo miscelando l'Ennè Emani Burgundi e sono rimasta con la pasta dell'Ennè sul dito per qualche minuto, proprio il tempo di mescolare, cioè sapete bene quanto ci vuole per mescolare un attimo, non è che ci vogliono ore. Nel giro di qualche secondo, probabilmente un minuto forse, mi si è tinto il dito e questa è una cosa che non succede con l'Ennè puro, normale, senza addizionanti sintetici. È proprio un sintomo del picramato che è inserito all'interno dell'Ennè, tingere con una particolare rapidità che l'Ennè puro invece non ha. Anche la polvere è diversa, infatti ad esempio la polvere che è stata trattata con il picramato ha una colorazione diversa da asciutta e ha una colorazione totalmente diversa da bagnata. Infatti se ad esempio voi andate a prendere l'Ennè di Erbamea, che è una marca che ha del picramato all'interno, c'è proprio scritto dietro, infatti se girate la confezione ci sarà scritto sodium picramate ed è una polvere che da asciutta è verde brillante, appena poi aggiungete dell'acqua e andate a mescolare diventa rosso mattone. Cioè non è normale questa cosa, nel senso che non è una reazione che avrebbe l'Ennè puro senza addizionanti, mentre l'Ennè normale puro è di un verde bosco da asciutto e quando andate ad aggiungere dell'acqua diventa di un verde, un marroncino,
un po' più scuro, ovviamente bagnandosi la polvere diventa più scuro, ma è sempre nel range cromatico del verde bosco, quindi non va a snaturare. Poi ovviamente con l'ossidazione la polvere cambia colore, il composto diventa più scuro perché ovviamente il lausone viene rilasciato e quindi lì è diverso, ma io parlo sul momento la differenza cromatica è abissale. Diciamo che in soldoni le cose positive del picramato sono che colora subito, quindi non dovete fare ossidare, non dovete stare in posa 35.000 anni e ottenete subito un colore pieno, intenso e ben visibile anche su chiome scure. La cosa negativa proprio a livello estetico è che ovviamente va via subito, sgocciolate come se non ci fosse un domani, di un colore arancione fluorescente che vi andrà a macchiare tutto. Io vi posso fare vedere 1000 asciugamani che ho che sono rimasti macchiati di arancione evidenziatore, e poi non mi piace il fatto che ovviamente andando via il colore si modifica nel giro di 2-3 shampoo, quindi non è un colore che purtroppo rimane in testa, quindi se volete mirare a dei colori duraturi non è proprio la scelta migliore da fare. Allora adesso addentriamoci un po' nella parte scientifica e normativa. Da un punto di vista prettamente chimico, il picramato di sodio è una sostanza che non è biodegradabile, è altamente allergizzante e potenzialmente cancerogena. Ma questo che cosa vuol dire? Come ben sapete, il veleno non la fa la sostanza, ma la fa la dose. Quindi in questo caso il picramato è potenzialmente cancerogeno se aggiunto ai prodotti cosmetici in elevata quantità o comunque in quantità superiori da quelle previste dalle normative della Comunità Europea. E il picramato è iscritto, ora lo leggo bene, è iscritto all'interno del registro ministeriale delle sostanze pericolose e nocive per l'organismo e per l'ambiente, e poi è anche regolamentato dal regolamento dell'Unione Europea numero 1223 del 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre del 2009 sui prodotti cosmetici. E all'interno di questo regolamento c'è una sezioncina che trovate sempre giù nell'info box. È una sezione che si chiama colorazioni non di ossidazione di prodotti per capelli. Se non sbaglio, nel documento che vi linko è a pagina 109 nella fascia, nella fila 222, e lì trovate la percentuale che è disciplinata dalla normativa è del 2%, quindi vuol dire che tutti i prodotti per uso cosmetico devono contenere una quantità di picramato non superiore al 2%, quindi proprio quello è il massimo consentito dalla legge, perché una quantità superiore al 2% renderebbe la sostanza tossica e la renderebbe pericolosa per l'organismo. Poi ovviamente ci sono stati altri studi che vi linko sempre nell'info box, che hanno affermato, uno studio ha affermato che una percentuale che non supera l'1% di picramato nei preparati non risulta teratogena. Teratogeno che cosa vuol dire? Vuol dire che quella sostanza, quel prodotto ha la capacità di provocare uno sviluppo anomalo del feto durante la gravidanza, quindi vuol dire che dà problemi proprio allo sviluppo del bambino e può rendere la gravidanza problematica e può anche provocare delle malformazioni al feto. Questo che cosa vuol dire? Che secondo la normativa il picramato non deve essere superiore al 2% nei preparati, ma se supera l'1% risulta teratogeno. Quindi fatevi due calcoli. Vuol dire che le donne che stanno attraversando una gravidanza non possono utilizzare dei prodotti in cui è stato inserito il picramato in percentuale maggiore all'1%, anche se il 2% è il massimo consentito per la legge, secondo questo studio scientifico. Mentre secondo un altro studio scientifico i prodotti che non superano la percentuale dello 0,6% nei preparati, quindi che arrivano
come percentuale totale in un preparato allo 0,6% di picramato non risultano assolutamente tossici o potenzialmente pericolosi per l'organismo. Quindi un prodotto che ha lo 0,6% di picramato al suo interno è perfettamente innocuo. Ora, come dice un detto siciliano, che tradotto significa meglio dire che ne so piuttosto che dire che ne sapevo, io, per non saper né leggere né scrivere, direi che innanzitutto consiglio vivamente alle donne che stanno attraversando una gravidanza di astenersi per tutta la durata della loro gestazione dall'utilizzare prodotti con picramato, perché ragazze non si sa mai, è una questione di salute, è una questione di vita del vostro bambino, della vostra creatura, e io sinceramente vi consiglio di astenervi perché la legge consente fino al 2%. Alcuni studi dicono che è meglio fermarsi all'1%, ma altri studi dicono che sotto lo 0,6 è perfettamente innocuo. Ecco, allora, se siete incinte io vi consiglio di non utilizzarli, non vi preoccupate, non succede niente se per qualche mese non fate l'enne, anzi meglio che non fate niente e vi mettete al sicuro, tanto posso assicurarvi che non vi cadono i capelli se per 9 mesi non fate l'enne, e state comunque attente. Allora, fermo restando questo, tutti i prodotti che derivano e che vengono prodotti nella comunità europea sono ovviamente sottoposti a queste normative, quindi devono avere questi requisiti per essere legali, ok? E sono obbligati a specificare nell'INCI la presenza di picramato, e di solito viene ad esempio inserito come sodium picramate, oppure ci sono prodotti che già dal nome, ad esempio rosso tiziano, rosso rinforzato, rosso super rinforzato, super intenso. Ecco, tutte queste nomee sono indice di sostanze rafforzative. Ecco, indirizzatevi anche seguendo questa linea, guardate sempre l'INCI e verificate che il prodotto contenga picramato o che non lo contenga. Ovviamente, come dicevo prima, tutti i prodotti della comunità europea, se lo contengono, devono dirlo, e comunque sono tutti prodotti che sono soggetti alle normative, quindi sono sicuri perché contengono comunque una percentuale di picramato che è legale, che si può utilizzare, che secondo la legge non è pericolosa per l'organismo. Quindi anche se lo contiene, comunque è una quantità che il corpo può gestire. Il problema nasce per tutti quei prodotti che non sono sottoposti alla normativa europea, come ad esempio tutti gli enne etnici, lo Zarca, Jamila, Karishma, tutti enne che noi normalmente utilizziamo, ma che siccome sono prodotti che sono derivanti da paesi che vengono distribuiti anche da aziende dei paesi stessi, e quindi sono stati diversi che non appartengono alla comunità europea, ovviamente sono prodotti che non sono sottoposti a queste normative e che quindi innanzitutto noi non sappiamo se il picramato è inserito all'interno, non è inserito all'interno, e soprattutto se viene inserito all'interno non sappiamo quanto ce n'è, perché voi potete anche dirmi in questo enne che uso da tantissimi anni ad esempio c'è il picramato, però io sono sicura che non mi fa niente. Ok, ma tu sai quanto ce n'è inserito all'interno, visto che questo prodotto non è sottoposto alla normativa europea? Sai se ce n'è più del 2%? E soprattutto sai se non ti fa male, se fondamentalmente il cancro non provoca dolore, non provoca niente? Cioè, adesso non voglio mettervi paura, ok? Non voglio assolutamente essere terrorista della cosa, ma io ho avuto casi di cancro in famiglia e vi assicuro che non è una cosa che porta dolore, cioè il cancro è un bastardo, ok? Voi non lo sentite quando si intrufola, cioè non lo sentite, potrebbe anche, non lo so, farsi strada tranquillamente e voi comunque non lo sapreste. Quindi il problema è che questi prodotti purtroppo non sono controllati, non sappiamo se ci sono e non sappiamo quanto ce n'è. Ci sono però dei prodotti di origine etnica che nel tempo
sono stati controllati da laboratori esterni, quindi qualcuno nel tempo si è preso la briga di prendere questi prodotti e di controllarli e di assicurarsi che fossero sicuri. Infatti uno di questi è lo Zarca. Lo Zarca negli anni è stato controllato più volte da laboratori esterni della Comunità Europea che hanno accertato che è un enne che non contiene picramato, che è un enne sicuro e che può essere utilizzato. È anche vero che a volte sono stati ritirati proprio dei lotti interi di enne Zarca, ma è un enne che comunque non contiene picramato. Mi pare che sia stato ritirato in massa un paio di anni fa da qualche sito perché a livello batteriologico non era un enne sicuro, ma a livello di picramato è un enne che non ne contiene, e così molti altri, ma ovviamente sono prodotti che qualcuno si è preso la briga di testare e non tutti i prodotti etnici sono stati testati. E bisogna stare un po' attenti sotto questo punto di vista. Se volete utilizzare degli enne etnici, assicuratevi che siano degli enne che negli anni qualcuno si è preso la briga di testare. Tipo ad esempio io utilizzo Jamila, o anche il Karishma e lo Zarca perché sono sicura che negli anni qualcuno si è preso la briga di testare quei prodotti lì e che sono dei prodotti sicuri, nonostante non siano sottoposti a normativa europea, quindi non hanno una garanzia legale, ma io sono sicura, c'è una finestra di sicurezza abbastanza grande, non è una sicurezza assoluta che ci metto la mano sul fuoco, magari poi a livello batteriologico non sono delle polveri sicurissime, ma a livello di picramato io so che non ce n'è, anche perché è abbastanza palese, perché le tinture sono molto naturali. Allora, io posso consigliarvi di intanto fare un test cutaneo quando utilizzate una sostanza nuova per la prima volta. Tenete fate ad esempio una piccola pastella con un po' di prodotto, stendetelo in una zona del vostro corpo in cui la pelle è particolarmente sottile, quindi ad esempio all'interno del polso, dietro le orecchie qui, dove praticamente la pelle è molto sottile, anche ad esempio qua sotto il braccio. In questo modo, tenendola un tot di ore, tenetela magari 24 ore, 12 ore, ecco minimo 8 ore, vi accorgerete se il vostro corpo reagisce a questa sostanza. Se non reagisce e si comporta bene, potete utilizzarla, però vale sempre quel discorso lì. Mi raccomando, state attente, leggete sempre l'INCI, assicuratevi che prodotto è, se è un prodotto della Comunità Europea potete stare tranquille. Ovviamente se siete in gravidanza io vi consiglio caldamente di evitare di fare l'ENE per qualche mese, perché ragazze non si sa mai, meglio dire che ne so che dire che ne sapevo. E se utilizzate come me degli enne etnici, almeno assicuratevi che nel tempo siano stati testati. Ultimi ma non per importanza, quando andate nel erboristeria e comprate gli enne sfusi, chiedete sempre di vedere l'INCI, perché gli enne sfusi non sono venduti all'interno delle confezioni e voi non sapete che cosa c'è all'interno di questi enne. Non è che erboristeria è sinonimo di sicurezza, come ad esempio enne etnico 1,20 € dal Pakistan non è sinonimo di cosa brutta e cattiva, pericolosa, assolutamente no. E non fidatevi della parola della commessa o della parola della titolare, non perché loro sono persone che vi mentono eccetera, ma spesso poverine neanche loro sanno quello che ci mettono dentro a questi enne, cioè loro sono semplicemente addette alla vendita, hanno sicuramente una preparazione generica sui prodotti che vendono, anche per potervi dare dei consigli ovviamente eventualmente sugli usi, ma spesso e volentieri poverine neanche loro sanno che cosa c'è all'interno degli enne, quindi fate pressione e pretendete di vedere l'INCI di quel prodotto che state comprando e per favore non vi preoccupate di risultare delle stronze agli occhi delle commesse, perché ne va della vostra salute, quindi non vi preoccupate di quello che pensano di voi, perché tanto comunque alla fine siete voi che dovete comprare un prodotto e che dovete utilizzarlo sulla vostra pelle, quindi non vi preoccupate. Ci sono anche degli enne etnici però che tingono tantissimo e che sono stati controllati nel tempo ed è uscito fuori che non contengono picramato, quindi l'elevato potere tintorio non è per forza indice di picramato all'interno della miscela. Ad esempio l'enne Karishma e il Jamila
Sono degli enne che colorano tantissimo rispetto allo Zarca e hanno un più alto potere tintorio, ma sono anche degli enne che sono stati controllati negli anni ed è stato verificato che non contengono picramato, quindi non è detto che l'elevato potere tintorio appunto sia sinonimo di addizionanti all'interno. Dovete guardare un po' tutto il complesso delle cose. Volevo proporvi una cosa prima di chiudere il video, che già è abbastanza lungo. Siccome appunto per ragioni di durata non ho potuto farlo in questo video, volevo chiedervi se vi faceva piacere vedere un video in cui faccio un test insieme a voi, e volevo testare un ennè con picramato e un ennè senza picramato insieme, per farvi vedere a livello proprio visivo cosa succede quando vi ritrovate ad utilizzare un ennè con picramato e un ennè invece puro. Così posso anche darvi una mano a livello proprio pratico per distinguere a colpo d'occhio quale ennè è stato addizionato con delle sostanze e quale invece è puro. Per ragioni di durata, ovviamente in questo video non potevo farlo perché sarebbe diventato veramente lunghissimo e non mi sembra veramente il caso. Anzi, vi ringrazio se siete arrivate fino a questo punto, vi ringrazio per essere state attente fino ad ora, perché mi rendo conto che è impegnativo seguire un video così lungo e così ricco anche di cose, quindi vi ringrazio se siete arrivate fino a qui. Un video in cui preparo separatamente l'enne puro e l'enne con picramato, vi faccio vedere le differenze di reazione a livello di tintura, a livello di cambiamento cromatico della polvere, tutta una serie di differenze che ci sono tra un ennè e un altro. Fatemi sapere se questo tipo di video può interessarvi. Io credo che possa esservi utile, perché anche a colpo d'occhio in questo modo sarete in grado di riconoscere un ennè con picramato e un ennè invece puro. In questo modo non dovrete solamente affidarvi al fatto che state acquistando un ennè che è sottoposto alla normativa della comunità europea o un ennè che comunque ha l'INCI dietro, ma potete applicarlo a qualsiasi tipo di ennè e stare attente ai sintomi che si prospettano poi quando utilizzate una miscela piuttosto che un'altra. Come vi ho detto, non è detto che l'elevato potere tintorio sia indice di picramato, ma ci sono tanti altri comportamenti che si accompagnano a questo. Quindi fatemi sapere se effettivamente è un video che vedreste con piacere, scrivetelo nei commenti se è un video che può interessarvi e può esservi utile. Io adesso vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.